agli occhi della critica francese dell'Ottocento un'opera troppo moderna, brutta e fin troppo reale, quindi un affronto alla morale pubblica, ma anche una delle opere più provocatorie dell'arte, un quadro del 1863 che ha contribuito a far diventare Manet uno degli artisti più influenti del suo periodo. Io sono Clelia e oggi scopriamo l'Olimpia di Manet conservata all'Orsay di Parigi. Il video è diviso in varie sezioni, quindi se sei interessato ad una di queste nello specifico, ti consiglio di andare al minuto che ti interessa e trovi tutte le sezioni anche in descrizione. Per gran parte del XIX secolo gli standard nell'arte francese sono controllati rigidamente. Gli artisti che desiderano esporre le loro opere al Salon, la mostra pubblica ufficiale di Parigi, devono presentare le loro candidature ad una giuria. Ma intorno al 1960 qualcosa cambia. Il risentimento verso questa procedura e verso l'Accademia stessa cresce proprio perché gli artisti non accettano più questo controllo così forte. E Manet è uno di loro. Introduce un modo nuovo di rappresentare temi tradizionali e lo fa attraverso numerose delle sue opere più famose. Nel 1963, visto questo suo atteggiamento di sfida nei confronti dell'Accademia, gli viene concessa la possibilità di esporre, ma al Salon des Refusés, che letteralmente vuol dire il Salone dei Rifiutati. E così il suo Colazione sull'erba diventa la star dello spettacolo. I critici lo ridicolizzano, ma l'opera in realtà porta in pochi giorni all'artista una fama mai vista. Più o meno nello stesso periodo Manet dipinge anche un'altra opera, Olimpia. Decide però di non presentare il quadro fino a 2 anni dopo, fino al 1965. Non c'era nulla di insolito nella nudità stessa. Scene leggermente erotiche di ninfe e dee erano comuni nelle sale espositive francesi, però Olimpia non rientra in questa categoria. Il modello del dipinto imita la posa della Venere di Urbino di Tiziano, ma con un fare molto meno rispettabile. Comunque, anche questa volta il quadro viene accettato al Salon des Refusés, ma la reazione della critica è ostile. Questo è dovuto in gran parte alla sovversione del processo accademico da parte di Manet. Cosa vuol dire? Entrambe le immagini sono vagamente basate su famosi dipinti rinascimentali, ma Manet viene anche influenzato dalle tendenze realistiche introdotte per la prima volta intorno al 1850 da Gustave Courbet. Courbet sostiene infatti che l'arte può rappresentare solo oggetti reali ed esistenti. Manet quindi riprende i suoi modelli rinascimentali e li traduce in scene di vita moderna. Per Olimpia non poteva rappresentare più una dea nuda e distesa, quindi trasforma il suo nudo nel più vicino equivalente attuale. La fonte di ispirazione è, come vi dicevo, senza dubbio, la Venere di Urbino di Tiziano e Manet, tra l'altro, l'aveva vista proprio con i suoi occhi e ne aveva fatto uno schizzo durante una visita nel 1857 a Firenze. E parliamo solo un attimo della Venere di Tiziano. Infatti non è affatto certo che l'artista intendesse rappresentare Venere. La figura non è accompagnata da nessuno dei suoi attributi tradizionali e mitologici. Però il sorriso timido della donna indica una sorta di relazione con lo spettatore. Non troviamo lo stesso sorriso in Olimpia, non c'è alcuna traccia di empatia nell'espressione della modella. Invece il suo sguardo è, secondo me, molto più freddo e diretto, come se stesse fissando un estraneo. E per questa opera così importante e rappresentativa della sua arte, Manet fa posare la sua modella preferita. Non è la prima volta che Manet la rappresenta nuda in una sua opera. Victorine è infatti diventata famosa per essere la protagonista di Colazione sull'erba. Non si tratta di una bellezza che potremmo definire convenzionale, ma la sua personalità ha creato l'effetto desiderato dall'artista. Il suo sguardo è molto sicuro di sé, ha infatti scioccato per anni il pubblico parigino, creando questa impressione che il soggetto di Manet fosse una prostituta. In realtà la stessa Victorine era una pittrice e molte delle sue opere sono state esposte al Salon. Oggi la cosa secondo me più sconvolgente è che una delle critiche più forti è legata al corpo della donna. Gli amanti dell'arte del tempo sono abituati a vedere nelle opere delle figure di donne arrotondate ed idealizzate. Così non è per Olimpia. Il suo corpo infatti viene giudicato al tempo fin troppo realistico. Inoltre alcuni critici dell'epoca disprezzano il colore con il quale il corpo della ragazza viene rappresentato. Secondo alcuni è troppo giallo, quasi arancione, e è considerato sporco per il gusto del tempo. Una delle scarpe di seta che la ragazza indossa è scivolata via dal suo piede. Fin qui niente di strano ai nostri occhi, però nulla è casuale in quest'opera. Infatti indossare una singola pantofola era al tempo simbolo convenzionale di innocenza perduta. Manet quindi con questo dettaglio apparentemente per noi insignificante
vuole in realtà raccontarci una storia. E proprio con questo particolare soddisfa i critici dell'epoca che insinuano quanto questa rappresentazione sia immorale. Il gesto femminile della Venere che copre le sue nudità era molto diffuso nell'arte accademica classica. Infatti, che fosse in piedi o distesa, nel nudo femminile questo gesto così timido è una caratteristica tipica di una tipologia di Venere. Ma anche se la posa è estremamente comune, il suo effetto nell'Olimpia di Manet rimane sconcertante per certi versi. La donna infatti non ha affatto uno sguardo intimidito, al contrario è sicura di sé e delle sue azioni, è per nulla pudica. Un'altra caratteristica comune delle opere di nudo femminile è la rappresentazione nella scena di allusioni sessuali. È la rappresentazione di tessuti molto costosi e fiori esotici che ha sempre evocato nell'arte i sensi del tatto e dell'olfatto. Per i contemporanei di Manet però il mazzo di fiori di Olimpia ha un significato particolare, sgradevole. I critici infatti lo hanno interpretato come il dono di un ammiratore o addirittura di un potenziale cliente. E le viene portato da una serva. Come nella Venere di Tiziano troviamo sullo sfondo due donne che stanno rovistando in un cassone, forse per scegliere i vestiti da fare indossare alla dea, qui invece la donna che accompagna Olimpia le porge il mazzo di fiori, questo mazzo di fiori forse dell'ammiratore. Inoltre nella Venere di Urbino di Tiziano la donna è accompagnata da un cane. Il cane che dorme ai piedi del suo letto è simbolo tradizionale della fedeltà coniugale tra moglie e marito. Il gatto nero, invece, protagonista dell'opera di Manet, ha sempre avuto sfumature più sinistre. Ciò che ha sempre fatto parlare la critica è la posizione di questo animale, di questo gatto, che non è affatto tranquillo, ha piuttosto la schiena arcuata, questo per simboleggiare che non ha timore dello spettatore, al contrario è pronto e sulla difensiva. Inoltre, un altro particolare che richiama la Venere di Urbino di Tiziano sono sicuramente le tende nell'angolo in alto a sinistra dell'opera, entrambe di un forte color verde bottiglia. Nella Venere di Urbino di Tiziano la donna si trova in una grande camera ben arredata, al contrario Olimpia è come se fosse compressa nello spazio. Le tende scure e lo schermo bloccano quasi il dettaglio dello sfondo e ci costringono a concentrarci sulla modella, sul gatto, sul letto con le lenzuola disfatte. Non c'è un vero e proprio sfondo, un secondo piano, e la nostra attenzione si concentra anche grazie alla cornice creata dalla tenda sulla protagonista dell'opera. Il pubblico parigino è principalmente indignato dalle implicazioni, morali del lavoro di Manet, ma molti critici sono anche sconvolti dalla tecnica dell'artista. I visitatori del salone erano abituati infatti a vedere un alto grado di finitura dei dipinti. I toni della carne in particolare dovevano mostrare una sorta di levigatezza che è simile allo smalto, anche se venivano visti da molto vicino. Manet invece presta relativamente poca attenzione a queste caratteristiche della modellizzazione, della gradazione del tono tonale, e invece tende ad appiattire le sue figure e il loro spazio circostante. E ama anche strutturare le sue composizioni intorno a forti contrasti di luce e di ombre, un modo di rappresentare preso in prestito dall'arte spagnola del Seicento. I critici del periodo quindi riconoscono la sua abilità in questo senso, ma si limitano e si lamentano anche della mancanza di dettagli nei suoi sfondi così cupi. Nonostante tutte queste lamentele e critiche, Manet è senza ombra di dubbio una delle figure chiave dell'arte del XIX secolo e i suoi lavori lo hanno avvicinato ad uno dei movimenti più amati dell'arte, quello degli impressionisti, anche se non è mai stato un membro ufficiale del gruppo. Manet proviene da una famiglia benestante e fin da ragazzo riceve un'educazione artistica. In particolare lavora con un artista accademico di grande successo, Couture. Couture aveva studiato a fondo i vecchi maestri e desiderato molto il riconoscimento al Salon di Francia. Nonostante queste esperienze legate alla tradizione artistica più radicale, diciamo così, Manet realizza però delle opere che sono considerate controverse e al tempo stesso originali. All'inizio degli anni 60 dell'Ottocento acquista una notevole fama proprio grazie alle critiche di immoralità di Colazione sull'erba e dell'Olimpia. E se sei arrivato fin qui, benvenuto nell'Arte Club, per tutti gli appassionati d'arte che hanno voglia di scoprire qualcosa in più sull'opera o l'artista del giorno. Lascia un commento qui sotto con l'hashtag Arte Club e preparati per scoprire la chicca del video di oggi. Esistono due precedenti, se così li possiamo chiamare, di quest'opera nella storia dell'arte dell'Ottocento. Uno è un grande capolavoro francese del 1839, l'Odalisca con schiavo di Ingres, che, come nell'Olimpia di Manet,
rappresenta una donna nuda in primo piano accompagnata da uno schiavo. E poi poco successiva un'opera spagnola che sicuramente Manet ha visto con i suoi occhi al Prado e dalla quale è rimasto influenzato, La Maya desnuda di Goya. Uno dei capolavori dell'arte spagnola che io vi suggerisco di andare a vedere con i vostri occhi non appena sarà possibile ricominciare a viaggiare più attivamente. Inoltre una curiosità sull'opera di Manet è che oltre ad avere dei precedenti nella storia ha fatto lei stessa da modello di ispirazione per due grandi artisti successivi, Cézanne con l'opera Una moderna Olimpia nell'Ottocento e in pieno Novecento Basquiat che dedica diverse opere ad Olimpia, fra cui una dal titolo Tre quarti di Olimpia meno la serva. Ed è straordinario vedere come un'opera che agli occhi dei suoi contemporanei risulta scandalosa e oscena, sia dal punto di vista della rappresentazione che della tecnica, sia poco dopo considerata un grande capolavoro che arriva fino ad oggi. E se come questa ti incuriosiscono altre opere che hanno fatto la storia dell'arte, iscriviti al canale e dai un'occhiata al video sul 3 maggio di Goya o a quello su Una domenica pomeriggio sull'isola della Grande Jatte. Grazie e alla prossima!